Salve amici, sarà l'aria estiva ma io ho voglia di fare una vacanza. Venite con me che vi porto in un posticino delizioso, Orvieto. Orvieto è una piccola cittadina dell'Umbria, in provincia di Terni, abbarbicata su una rupe di tufo. L'origine di Orvieto probabilmente deriva da epoche molto lontane, quando lo scenario geologico che caratterizzava la parte centrale dell'Italia era costituito da una grande distesa di acqua dal mare, che con gli anni vide affiorare varie parti di terra. E in queste terre emerse si svilupparono diversi contesti urbani. Orvieto è uno di quelli. Venite con me che vi spiego meglio. Eccomi in viaggio verso Orvieto, attraversando dolcissimi paesaggi collinari, con ovunque vigneti e uliveti. Ma Orvieto è famoso in tutto il mondo per la sua storia, che risale all'epoca etrusca, ma prima ancora per i suoi capolavori architettonici, come per esempio il Duomo, costruito tra il 1300 ed il 1500. Salve amici, siamo in un posto splendido come potete vedere, di fronte alla Basilica Santa Maria Assunta, che è il principale luogo di culto di Orvieto. È un capolavoro dell'architettura gotica dell'Italia centrale, è bellissima, venite con me a visitarla. La facciata del Duomo di Orvieto è considerata espressione tipica dell'arte gotica italiana. Nei quadri delle cuspidi sono rappresentate varie scene della vita di Gesù e della Vergine con mosaici dorati che nel corso dei secoli hanno subito restauri e rifacimenti. La piazza che prospetta il Duomo è molto ampia e valorizza moltissimo la costruzione. L'interno del Duomo è davvero molto semplice. Quello che colpisce maggiormente sono i colori dei marmi con cui è stato realizzati, nei toni del bianco e nero, che fa sembrare ancora più austera la chiesa, ma anche molto più luminosa e grande. Una passeggiata per il centro storico è davvero un'ottima idea per passare il pomeriggio. Ogni angolino della città offre qualche attrazione. Negozietti colmi di articoli di artigianato ed artistico, alimentari, con le specialità della cucina umbra, poi monumenti, chiese, porticati, è davvero un piacere. Ma Orvieto è famosa anche per un altro volto che si estende sotto i nostri piedi. Il Pozzo di San Patrizio, una delle attrazioni della città. La sua storia risale a quando la città è stata costruita su una collina formatasi in epoca preistorica a seguito di eruzioni vulcaniche e sconvolgimenti del terreno. La collina è costituita da vari strati di tufo permeabili che lasciano quindi filtrare nel sottosuolo l'acqua fino a raggiungere lo strato dell'argilla lasciata dai mari preistorici, che essendo impermeabile consente la creazione di laghi sotterranei. Quindi Orvieto, costruita su questa piattaforma rocciosa, era praticamente inespugnabile dalle invasioni nemiche. Aveva il problema che l'acqua piovana, filtrando nel sottosuolo, lasciava gli abitanti assetati. Il problema lo risolse nel 1520 circa Papa Clemente VII, che era scappato da Roma dopo il sacco ad opera dei Lanzichenecchi e aveva scelto Orvieto proprio per le sue caratteristiche di inespugnabilità. Il pozzo è un'opera di ingegneria davvero incredibile ed è famoso in tutto il mondo. È profondo 53 metri e largo 12 ed è un vero capolavoro dell'architettura.
Presenta un foro verticale dove entra l'acqua piovana e per attingere l'acqua con una fune si può arrivare anche a piedi, grazie a una doppia scala elicoidale che girando intorno al pozzo consente di raggiungere i vari piani di diversa altezza. E dopo aver fatto i 248 gradini andati e ritorno del pozzo di San Patrizio, la fame era alle stelle e quindi subito in un buon ristorante, la Palomba, il migliore dicono di Orvieto. Questo vino rosso è uno spettacolo. Favoloso, piace anche al picco. E questo piattino di salumi e specialità locali altrettanto. Ed ecco che arrivano Gli ombrichelli al tartufo. gli ombrichelli al tartufo. Ecco qua, tartufi neri. Nostri del territorio. Ah. Non sarà il tartufo d'Alba, d'accordo, però sto tartufo umbro non è niente male. Il nostro piccione alla Ma che meraviglia, ma che piatto roba. fantastico, Lo credo, difficile, lo so, il piccione difficile, però solo qua si mangia. però bisogna tuffarsi su questo piatto. Senza Immagino. stare coltellino o forchettina, bisogna Mi tuffo, tuffarsi. mi tuffo, Va benissimo, mi prego. tuffo. Grazie Giampiero, grazie. A te. E io mi tuffo. Ecco. Uno spettacolo fantastico. Il piccione. E dopo il piccione, Dopo il piccione, visto che col piccione non ci si mangia tantissimo, però la nostra cucina è quella, diamo dei bocconcini di cinghiale. beh, non è una cattiva Tutta idea. roba nostra, del territorio, sempre fresco. Non è una cattiva idea. Grazie a lei. Grazie. E io con sto sughetto qui devo fare pure la scarpetta. Cosa volete che vi dica? Troppo buono. L'hai fatta la scarpetta? Vai. È la miglior scarpetta di cinghiale che ho mai mangiato in vita mia, confesso. I cantucci col vin santo è come il panettone a Natale, non si può farne a meno. Cin cin. E che vin santo, ragazzi, complimenti. La notte era ormai avanzata e un caldo letto ci aspettava per ritemprarci. Eh sì, la vacanza era proprio finita e ci aspettava un lungo viaggio di ritorno, ma con un bagaglio in più di gioia nel cuore davvero fantastico. A presto, ciao!